Zelensky ammette: non abbiamo la forza per riprendere i territori, guerra complicata, dobbiamo trovare soluzioni diplomatiche. L'Ucraina non ha la forza per riconquistare i territori che la Russia ha occupato in 3 anni di guerra, o la Crimea che Putin ha annesso nel 2014. Il presidente ucraino Zelensky ammette che attualmente l'esercito di Kiev non ha la forza di lanciare un contrattacco per riconquistare almeno parte delle zone che la Russia ha conquistato. Riprendendo il video precedente, non possono ribadire che se Biden e Johnson nel 2022 non fossero intervenuti per far continuare il conflitto a favore delle tasche di chi arma l'Ucraina, si sarebbero risparmiate vite di ragazzi costretti a combattere e di innocenti civili. Perché Zelensky la consapevolezza di combattere una guerra persa l'aveva pochi giorni dopo l'invasione russa. Il numero 1 di Kiev continua a lanciare segnali. Prima ha auspicato l'apertura di un ombrello NATO sui territori controllati dall'Ucraina, poi ha ammesso che non rifiuterebbe l'entrata in scena di soldati occidentali. Ora ipotizza che il recupero di parti dei territori ucraini potrebbe avvenire attraverso mezzi diplomatici e non con la forza militare. In un'intervista all'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, il capo dello Stato ucraino afferma che al momento è difficile riconquistare con la forza le zone perse del suo paese, come la Crimea. Il nostro esercito non ha la forza per farlo, è vero. Dobbiamo trovare soluzioni diplomatiche, dice Zelensky, sottolineando che tali misure potranno essere prese in considerazione solo quando sapremo di essere abbastanza forti da impedire alla Russia di lanciare una nuova aggressione contro l'Ucraina. Il presidente ucraino ammette anche che il conflitto è entrato in un periodo complicato e invia un messaggio a Washington. Chiede all'amministrazione uscente Biden di aiutare il suo paese a pressare la NATO affinché l'alleanza inviti Kiev al colloquio e di un'annessione il prima possibile. Il tempo diventa un fattore cruciale per Kiev. La Russia continua a fare progressi sul campo di battaglia. Con la disponibilità dell'Ucraina a negoziare la restituzione di una parte delle aree occupate una volta terminato il conflitto, le dichiarazioni di Zelensky segnano un netto capovolgimento rispetto alla sua posizione di partenza, secondo cui il suo paese avrebbe combattuto per riprendere tutti i paesi conquistati dalla Russia. Per quanto riguarda la partecipazione nella guerra dei soldati nordcoreani a fianco di Mosca, il presidente non precisa quanti ne siano stati uccisi o feriti nei combattimenti contro le forze ucraine, ma afferma che ci sono prove che circa 12.000 soldati di Pyongyang sono stati impiegati nelle regioni russe del Kursk, al confine con l'Ucraina, e che in futuro molti soldati nordcoreani saranno impiegati in prima linea nella guerra, ed è indiscutibile che Putin li utilizzerà come carne da cannone, così li definisce, per ridurre le perdite dell'esercito russo. Ciò che potrebbe avere maggiore importanza nel lungo periodo è che i soldati nordcoreani saranno stati addestrati dall'esercito russo in reali condizioni di guerra, mentre cercheranno di acquisire conoscenze sulla guerra moderna, ad esempio sull'uso di droni e di altre tecnologie recenti, know-how, che a suo avviso potrebbe avere conseguenze enormi per l'Asia e altrove. Inevitabile accendere i riflettori su Donald Trump e sulla posizione della prossima amministrazione. Il presidente eletto ha ripetutamente affermato che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non sarebbe mai avvenuta se fosse stato lui eletto al posto di Biden. Trump ha detto e ribadito prima delle elezioni del 5 novembre che avrebbe potuto fermare, senza specificare come, la guerra in un giorno se fosse stato eletto. Zelensky, in attesa di un confronto diretto con il nuovo presidente, sottolinea che Trump e il suo team conoscono la posizione ucraina e il piano per la vittoria, che mira a negoziati in una posizione di forza per Kiev. Zelensky dice: stanno studiando il piano e noi ascolteremo il loro parere, ma non ci sarà alcuna capitolazione da parte ucraina.
dice Zelensky. Questo è un dato di fatto e penso che lui lo capisca, riferendosi a Trump. Il presidente ucraino, che ha incontrato Trump di persona l'ultima volta a settembre, conta su ulteriori colloqui con il presidente americano. Per affrontare una nuova fase negoziale, l'Ucraina non può permettersi di perdere altro terreno. Kiev prova a sfruttare il nuovo flusso di aiuti in arrivo dai paesi occidentali. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è sbarcato a Kiev con 650 milioni di armi e munizioni. Zelensky ringrazia, ma non si rassegna al no di Berlino sui missili Taurus, armi a lungo raggio che consentirebbero con gli ATACMS americani e gli Storm Shadow britannici di colpire il territorio russo in profondità. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 725 milioni di dollari. Secondo fonti del Dipartimento di Stato, tra gli aiuti sono previsti sistemi antidroni e munizioni per il sistema di razzi di artiglieria ad alta mobilità. Sul campo di battaglia questo potrebbe tradursi in un maggior numero di missili a lungo raggio. Il nuovo pacchetto di aiuti comprende anche un numero maggiore di mine antiuomo su cui l'Ucraina conta per rallentare le forze di terra russe e nordcoreane nella regione russa di Kursk. Intanto Mosca recluta 30.000 soldati al mese e non si preoccupa delle perdite. Rutte insiste, gli aiuti militari devono arrivare a Kiev. Il fronte della guerra tra Russia e Ucraina si muove verso ovest, sia pur lentamente, e non verso est. Tradotto, Vladimir Putin avanza nel conflitto in corso da oltre 1000 giorni. I messaggi che arrivano dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, hanno un tono decisamente diverso rispetto a quelli che arrivavano nel quartier generale di Evere, alla periferia di Bruxelles, fino a qualche mese fa. I russi avanzano anche di 10 km al giorno. Kiev si prepara ad affrontare un inverno difficile e avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile da parte dell'Occidente per poter arrivare al tavolo negoziale in una posizione di forza. Pertanto, ha sottolineato Rutte, servono meno discussioni su come potrebbe configurarsi un accordo di pace e più aiuti militari, e che è quello di cui a Kiev hanno veramente bisogno. Ancora più indicativi, se possibile, sono i messaggi che arrivano fuori onda. Le linee del fronte in Ucraina sono sottoposte a una pressione crescente da parte delle forze russe. Il ritmo dell'avanzata delle truppe di Mosca aumenta. Se prima le forze russe avanzavano di 10 metri al giorno, oggi ci sono giornate in cui guadagnano terreno a ritmo di 10 km al giorno. Il cambiamento nel tenore dei messaggi segnala con ogni probabilità che a Bruxelles hanno deciso che è opportuno mettere al corrente l'opinione pubblica della serietà della situazione. Ad oggi, in non pochi paesi europei, specie in quelli più a ovest che non si sentono minacciati dalla Russia, l'opposizione all'invio delle armi in Ucraina in lotta contro l'invasore è molto diffusa. Nella regione russa di Kursk, ha riferito la fonte NATO, le forze ucraine controllano tuttora circa i 2/3 degli 800-900 km² che avevano conquistato lo scorso agosto, malgrado la controffensiva russa in corso da tempo nell'area. La NATO si attende che le forze di Mosca continueranno a tentare di sfiancare le forze ucraine, usando la massa per conquistare le posizioni difensive dei nemici e conseguire così guadagni tattici sul campo. Le condizioni stagionali, ha osservato la fonte, non hanno ancora prodotto alcuna riduzione delle operazioni offensive da parte russa, che mantengono un significativo vantaggio quantitativo rispetto a quelle ucraine in termini di munizioni, uomini ed equipaggiamento. I russi, secondo le stime dell'alleanza, reclutano probabilmente 30.000 nuovi soldati al mese e in questo modo sono in grado di assorbire perdite massicce, mentre tentano di affossare le forze ucraine usando la forza d'urto della massa. I russi hanno anche intensificato i bombardamenti contro le infrastrutture critiche, in particolare le centrali energetiche. Senza dubbio, comunque, si è assistito ad un aumento del ritmo dell'avanzata russa e gli attacchi che si sono visti contro le infrastrutture ucraine fanno chiaramente parte di una campagna orchestrata per aumentare la pressione che il popolo ucraino vive costantemente ormai da troppo tempo, mentre l'inverno avanza. Rutte continua e ne dice un'altra, fregandosi delle perdite ucraine. Zelensky fa bene a chiedere altre armi. Per Rutte, dunque, il presidente ucraino Zelensky ha ragione a chiedere aiuti militari, non solo offensivi ma anche difensivi, per proteggere le infrastrutture energetiche che i russi prendono di mira per sfiancare la popolazione ucraina. Concordiamo sul fatto che dobbiamo rafforzare l'Ucraina perché oggi, mentre parliamo, il fronte non si sta muovendo da ovest verso est, ma da est verso ovest. Lentamente, con molte perdite sul lato russo. Per la NATO oggi sono 700.000 le vittime russe, tra morti e feriti gravi.
Mosca sta pagando un prezzo molto elevato, ma è un fatto che il fronte non si muove verso est, bensì verso ovest. Il segretario generale ha tenuto a concentrare l'attenzione sulle necessità immediate. Gli alleati, ha detto, concordano sul fatto che il futuro dell'Ucraina è nella NATO. Al summit di Washington abbiamo parlato di un percorso irreversibile verso l'alleanza. Ma ha aggiunto Rutte, penso che dobbiamo concentrarci molto su quello che è necessario ora. E quello che serve ora è che gli aiuti militari arrivino all'Ucraina, perché per loro sono cruciali. Se decideranno di parlare con i russi, lo faranno da una posizione di vantaggio. In pratica, mentre l'Europa e l'America giocano a risico, in Ucraina muoiono come mosche. L'Italia prepara il suo 10° pacchetto di aiuti facendo il dovere da brava cucciolotta e la NATO accoglie con favore gli ulteriori aiuti militari all'Ucraina, comunicati da parte di Russia, Germania, Svezia, Estonia, Lituania e Norvegia. Ma ammonisce, tutti dobbiamo fare di più. Più forte sarà il nostro supporto in questo momento, prima potremo porre fine all'aggressione russa, una volta per tutte. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che il 10° pacchetto di aiuti militari dell'Italia è pronto e che verrà inviato entro fine anno con tanto di biglietto di auguri per un prosperoso 2025. Per Rutte, inoltre, il coinvolgimento della Corea del Nord in questa guerra, in aiuto alla Russia, è un'enorme escalation che minaccia non solo l'Ucraina, ma anche la Corea del Sud, il Giappone e gli USA. Perché la Corea del Nord non dispiega truppe senza ottenere soldi, su questo non c'è dubbio, ma anche tecnologia missilistica. Questo avvicina il teatro atlantico e a quello dell'Indo-Pacifico. Come abbiamo detto, secondo fonti NATO, i soldati nordcoreani presenti nella regione russa di Kursk sono oltre 12.000, anche se non possiamo confermare che siano stati già impiegati in battaglia. Zelensky ha dichiarato all'agenzia giapponese Kyodo News che alcuni soldati di Pyongyang sono già caduti in battaglia senza dare ulteriori spiegazioni e dettagli. La grande incognita sono le intenzioni sulla guerra in Ucraina del neopresidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, ma il segretario generale ha riferito di aver concentrato il suo colloquio con il Tycoon a Mar-a-Lago in Florida il mese scorso su pochi punti, tra cui le spese militari degli alleati europei, secondo il quale il 2% del PIL non basta. E su questo dà manforte a Rutte. E sulla necessità che l'Ucraina conclude un buon accordo con la Russia, perché la conclusione del conflitto in corso verrà guardata con attenzione anche in altre parti del mondo. Immediata è la contromossa della pseudoinformazione in Europa. Euronews tende a virare le notizie a favore ucraino. Grazie a sofisticati sistemi elettronici, l'Ucraina è in grado di dirottare un numero sempre più elevato di droni russi. Mosca ha trovato il modo di produrre più droni, è vero, per attaccare l'Ucraina, ma Kiev è sempre più in grado di abbatterli e addirittura di spedirli al mittente. O in Bielorussia. Nel corso di un recente attacco, infatti, quasi la metà dei 110 droni Shahed lanciati sul territorio della nazione europea è andato perso. Falsi obiettivi GPS e alcuni droni vengono addirittura rispediti al mittente. Secondo Gianardi, vice direttore del programma Russia presso la Fondazione per la difesa delle democrazie, l'Ucraina sta facendo quello che viene definito spoofing. Sta cioè fornendo falsi obiettivi GPS ai droni, che i russi chiamano Geran 2, al fine di far deviare la loro rotta. I droni sono equipaggiati con sistemi che dovrebbero impedire le interferenze, ma la strategia adottata da Kiev permette di non far capire che gli obiettivi sono stati cambiati. I velivoli vengono così ingannati e portati in direzioni sbagliate, ma Putin se ne frega e avanza 10 km al giorno via terra. Rutte dichiara: ingresso in NATO? Ora ha bisogno di più armi, facendo capire che l'Ucraina nella NATO non c'entrerà né oggi né domani, dopodomani forse. Per Kiev ovviamente la piena adesione all'alleanza è l'unica garanzia di sicurezza. Intanto sono state attaccate nella notte infrastrutture energetiche a Rivne. La Russia rivendica la conquista di 2 villaggi a Zaporizhzhia e nel Donetsk. Mentre l'Ucraina insiste nel chiedere la piena adesione nella NATO, considerandolo ancora una volta, per chi non l'avesse capito, la sola garanzia di sicurezza di fronte all'invasione russa, il segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte, sottolinea e risottolinea che ora è più opportuno concentrarsi sugli aiuti militari a Kiev. Gli alleati, afferma Rutte in conferenza stampa a Bruxelles prima della ministeriale esteri, concordano sul fatto che il futuro di Kiev è nella NATO. E così afferma: al summit di Washington abbiamo parlato di percorso irreversibile verso l'alleanza, ma penso che dobbiamo concentrarci molto su quello che faremo in questi giorni.
su quello che è necessario ora. E quello che serve ora a Kiev è che gli aiuti militari arrivino all'Ucraina il prima possibile, perché per loro sono cruciali se decidessero di parlare con i russi, e lo faranno da una posizione di forza. Tradotto, l'entrata nella NATO dell'Ucraina in questo momento porterebbe ad una ovvia terza guerra mondiale. E paesi ridotti male, sia economicamente che militarmente, come la stessa Germania, non se lo potrebbero permettere. Quindi, molto meglio assistere alla distruzione del paese di Zelensky e attendere come avvoltoi sul malcapitato agonizzante, anticipando soldi che in un secondo momento verranno ripresi con gli interessi nella fase di ricostruzione. Del resto, come già annunciato dal G7 di settembre.